o altro, ho detto dai, oggi sono tranquillo, cosa mai mi può capitare? Ho detto 8:30, vado a bere il caffè, ok. 8:30, ok, boom, messaggio, Alessandro Radici, ciao, non mi funziona la posta. Con Gabri, Gianluca e Dani, questo è Eurofins Labcast. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 13ª puntata di Labcast. Oggi abbiamo finalmente con noi una persona che, a dirla tutta, sarebbe dovuta essere la primissima intervista del progetto. È la prima figura che ha creduto davvero in Labcast. Quando gli abbiamo presentato l'idea, prima ancora che finissimo la frase, ci ha regalato un entusiasmo contagioso e una frase che non dimenticheremo mai. È quella alla porta. Lo conoscerete come una persona calma, decisa, alla mano, capace di trasmettere sicurezza con semplicità, visione con naturalezza e la leadership con autenticità. Questa puntata è un po' come Alessandro Borghese, deciderà se continuerete a vederci oppure se questo sarà il nostro glorioso addio. Con grande piacere diamo il benvenuto ad Alessandro Radici. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao Alessandro, come stai? Bene, molto bene, molto contento di esserci. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Sappi che siamo ovviamente molto felici e curiosi per questa puntata. Non è stato facile. Non è stato assolutamente facile. Più che altro quando abbiamo detto Alessandro, allora sarai il primo. No. È vero. E noi, no, bene, è vero. facciamo una scaletta. Esatto, e noi, cavoli, dobbiamo rifare tutto. Allora, dobbiamo dire che anche grazie a te che hai creduto in questo progetto siamo partiti, abbiamo avuto sempre questa voglia in più di fare, questa scintilla in più per fare questo progetto. E cosa hai pensato la prima volta, sinceramente, quando te ne abbiamo parlato? Allora, la premessa è che io è 2-3 anni che sono in fissa con i podcast. Ascolto un casino di podcast e sono diventati una delle mie fonti di informazione, approfondimento. Quindi mi sono subito preso bene con l'idea, ho detto ma saranno in grado davvero di farla e portarla avanti? Bella fiducia Alessandro. Un applauso. Ad oggi no. No. E devo dire che le promesse sono state rispettate. Bene da piangere, grande. Benissimo. Grazie. No, prima di entrare nel merito devo dire che seguendo io dall'inizio tutti gli episodi si vede proprio il percorso di miglioramento, siete ormai quasi professionisti. Complimenti davvero. Esagerato, Complimenti grazie. Dopo C'era questa... una cosa che vorrei dire, però io la dico, aumentino. No, di puntate? Sì, di puntate ovviamente. Ascolta, vorremmo andare un po' nello specifico del tuo lavoro, della tua posizione. Vorremmo che tu la spiegassi un po' a chi non la conosce e se vuoi anche iniziare con quello che hai studiato. E terza domanda in uno, se quando hai finito gli studi era questo il lavoro che sognavi di fare? Ovviamente è sempre il tuo curriculum, dobbiamo sapere. Allora, io ho studiato bioingegneria al Politecnico. Diciamo, mi sono laureato mentre studiavo, sempre lavorato. Lavoravo in un'agenzia di servizi editoriali, preparavamo le pagine per i quotidiani dello sport, la domenica, della borsa durante le sere della settimana. Quindi quando mi sono laureato poi ho continuato a lavorare lì, allargando un po' le giornate in cui lavoravo. Poi a un certo punto ho avuto l'opportunità di incrociare una posizione aperta da parte di Biolab, che cercava un ingegnere biomedico che avesse una certa esperienza, che parlasse lo spagnolo, tutte cose che io non ho, e ho deciso di candidarmi lo stesso. E che facciamo? Ci candidiamo? Esatto. Ci ho provato, ho fatto il colloquio e sinceramente in quel momento non avevo le idee chiare. Avevo l'idea di voler lavorare nel mondo delle aziende, quello sì, non mi interessava rimanere nell'università, ma non sapevo bene qual era il percorso. Normalmente quando uno è all'università non è che ha le idee molto chiare sul mondo del lavoro, almeno ai tempi era così.
diciamo, ho avuto l'opportunità, ho fatto il colloquio con Alessandro Salvi, con Marco Bailey, hanno avuto fiducia in me, da lì sono partito e lì è iniziata l'avventura. Carriera, È iniziata l'avventura, sì. E da qui ci vuole? Un applauso. Erano 3 pezzi di domande, sì. ne ho saltate. No, se dovessi spiegare il tuo lavoro a chi non lo conosce. Beh, il mio lavoro in realtà lo spiegherei con il lavoro di tutti noi, che è Testing for Life. Questo insomma, è una cosa piccola, ma secondo me vuol dire tanto. Diciamo, questo lo ripeto spesso, siamo in una fase in cui le priorità nel mondo sembrano alte, secondo me è bello che noi possiamo dare il nostro contributo più o meno direttamente a qualcosa che contribuisca a un senso positivo e positivamente alla vita delle persone. E questo è quello che cerco di fare ogni giorno, facendo quello di cui poi c'è bisogno ogni giorno. E quello, diciamo, è la parte interessante del mio lavoro, è che è davvero a 360 gradi, quindi può essere la parte, un giorno arrivo e faccio l'amministratore di condominio, un altro giorno lo psicologo, un altro giorno il maestro d'asilo, un altro giorno lavoro sulla visione strategica, un altro giorno redattori interni, questo tipo di cose. Hai il bigliettino, Ale, vero? Tutto fare. Per quale lavoro? Esatto, così. Questa è la parte interessante, diciamo, che avendo una responsabilità importante sull'organizzazione, non c'è una parte dell'organizzazione che dico, questo non mi riguarda, ci penserà qualcun altro. E questo era già un po', a dire il vero, anche il mio modo di vedere anche prima di avere questo ruolo, secondo me mi ha un po' aiutato poi a incarnarlo al meglio, imparando tutto quello che c'era da imparare, ancora imparo ogni giorno. Questo è un po' quello che cerco di fare ogni giorno. Ma cosa avresti voluto, cioè quando hai iniziato gli studi di bioingegneria, grandi linee, qual era la tua più o meno aspettativa, cioè cosa avresti, tra virgolette, pensato di fare o voluto fare? Secondo te uno a 18-19 anni ha l'idea? Quello è vero. Biohacker. Hacker, Esatto, che anche quello è vero che è un po'... No, diciamo che quello che, diciamo, io ero sicuramente interessato agli aspetti, alla scienza, alla tecnologia, alle materie scientifiche. Allo stesso tempo ero sempre affascinato dall'uomo, dal poter contribuire in qualche modo alla vita delle persone. Quindi sfogliando, ci avevano dato un libricino ai tempi con tutte le facoltà di laurea esistenti in Italia, mi sono messo a leggerlo dalla prima pagina all'ultima, escludendo praticamente tutto tranne ingegneria biomedica. Ho detto, facciamo ingegneria biomedica. E da come lì noi è tre, partito il capito? percorso. Abbiamo chiuso dopo 2 secondi. Perché... Beh, la domanda era collegata a questa. E come hai conosciuto Biolab? Adesso non so se ai tempi c'era già, non conosco se c'era già LinkedIn o hai avuto... Ai tempi c'era LinkedIn, quando è stato fondato LinkedIn, secondo me poco prima, sì, è stata una mia amica a segnalarmi l'annuncio, questo annuncio diciamo un po' fuori focus, ma lì ho detto proviamoci lo stesso. Tra l'altro diciamo non conoscevo Vimodrone, non conoscevo la zona, non conoscevo nulla, mi sono spinto da queste parti e non sapendo che quella sarebbe diventata la mia casa per i successivi 20 anni. Dai, comunque pochi, dai. Comunque pochi. Ma più che altro il primo giorno com'è stato? Ti ricordi magari qualcosa in particolare? Non può raccontare dell'onboarding perché... l'onboarding. L'onboarding diciamo che ai tempi era cosa? Formazione, dai. Diciamo che sono arrivato e diciamo dopo un po' che hanno capito chi ero, dove dovevo andare, chi dovevo incontrare. Ai tempi, diciamo, Marco Bailey era il mio capo e lo è tuttora, a dire il vero. Ho detto, ok, qua ci sono queste 50 norme tecniche sui dispositivi medici, leggile e poi ci aggiorniamo. E lì è partito il mio onboarding. Subito col botto. Sì, Subito poi, diciamo, dopo tipo 20 giorni che leggevo, ho detto, ma guarda Marco, ho letto molto, secondo me sono pronto per fare qualcosa. Se vuoi, sotto c'è l'archivio giocattoli da mettere in ordine.
E quindi ho Beh. passato i successive 2 settimane, 20 giorni, tra l'altro con uno switch calato attraverso il tombino. Sarebbe Io non voglio sicuramente... sapere niente, non c'ero, andavo ancora a scuola. Non voglio sapere niente. Dentro l'archivio a disarchiviare questi vecchi campioni, metterli a posto, sistemarli, classificarli, eccetera, eccetera. Ho detto, interessante. Così, un pezzo alla volta, ho iniziato a esplorare questo mondo. Poi, diciamo, le cose sono evolute. Ai tempi ovviamente eravamo una realtà molto, molto diversa, eravamo di meno, facevamo più cose, eravamo meno focalizzati, e quella è stata anche l'opportunità di imparare su tanti fronti, che poi è sempre la cosa che mi appassiona e mi interessa. Bene, ma poi c'è stato, così mi hanno detto che eri anche dalla parte del commerciale, giusto? Sì, poi diciamo la mia esperienza nella parte dentro il laboratorio è durata molto poco, per fortuna di Biolab, e diciamo molto Ok, la tagliamo, Ale, non ti preoccupare. grazie a quella scelta l'azienda esiste ancora. E quindi sono poi passato alla parte commerciale sui dispositivi medici. Ho iniziato, ecco. diciamo, in quegli anni 2000-2007. Contestualmente poi Biolab è stata acquisita da Eurofins nel 2007, poi abbiamo avuto un paio d'anni di transizione, e poi dal 2009 si è compiuta l'acquisizione, quindi Eurofins è diventata al 100% azionista di Biolab. Quindi diciamo, per questi 2 anni ho seguito la parte dispositivi medici, che ho continuato a seguire. Poi nel 2009 alcune persone senior che, diciamo, seguivano la parte commerciale e altri ruoli sono uscite, diciamo, con il passaggio Eurofins, e quindi lì ho avuto l'opportunità di essere promosso a direttore commerciale, leader di un team commerciale che comprendeva me e 2 colleghi in maternità. Questo era... ok. Io e me stesso. Questo è il 2009 è stato un anno... Bene. Scusa, mi fai quella cosa? Arrivo. Arrivo, sì. Si spostava nella scrivania. È così. No, diciamo che il 2009 è stato un anno particolare, perché c'è stato questo passaggio, quindi dall'occuparmi solo di dispositivi medici ho iniziato a occuparmi di tutto, anche di farma, di cui non sapevo niente. Il mio riferimento sulla parte farma era Mara, che però Mara non era morbida e malleabile come è adesso, ai tempi era veramente strong. Tosta. Quindi, diciamo, ho conquistato la sua fiducia. Nel frattempo, se voi non vi ricorderete, nel 2007-2008 c'è stata una cosa chiamata crisi finanziaria globale, e quindi a quei tempi si era sentita. Diverse aziende, ai tempi l'azienda lavorava soprattutto in Italia e soprattutto, diciamo, nella zona, hanno avuto problemi anche finanziari, diverse aziende hanno chiuso, e quindi dal 2009 si gira pagina, si passa Eurofins, hanno smesso di arrivare campioni. Quindi questa era la situazione. In più ho avuto anche l'idea interessante di fare un MBA nella sera e nel weekend. Quindi il 2009 è stato un anno interessante, quindi dico, sono sopravvissuto al 2009, quindi niente, si può sopravvivere a tutto, e da lì è iniziato il percorso pian piano, diciamo, che ci ha portato poi negli anni successivi a fare tutto, insomma. Escalation. Beh, puoi farle te, tanto sono più o meno Ok. La ringrazio, dottore. No, ci mancherebbe. Quali sono le sfide più grandi legate al tuo lavoro, Alessandro? Noi abbiamo a che fare con le persone, quindi, diciamo, questo è riuscire a lavorare al meglio con le persone, capire i punti di vista, far lavorare le persone tra di loro. Questo sicuramente è, diciamo, una cosa importante, non sempre semplice. E poi, se dovessi dire cosa serve per fare questo lavoro, insomma, ci sono alcune cose. Ti sento un po' provato. Una riflessione. Tranquillo, Ale, non ti preoccupare. Sta pensando alle sfide. A metterle in ordine. Diciamo, ordine. di base, secondo me, serve avere una forte stabilità emotiva. Questo serve, mantenere un livello di energia alto e avere uno sguardo positivo e ottimista. Come me. No, Diciamo, uguale, identico. Guarda. Uguale proprio, guarda. Con questa base poi, diciamo, le sfide sono quelle che capitano ogni giorno e le si affronta, si trova la via migliore per superarle, si fanno gli errori che si devono fare, si aggiusta il tiro quando necessario.
Ok, ma vuoi spiegarci più che altro nel dettaglio, sempre legato alle sfide, una sfida che ti ha messo da veramente alla prova? E cosa ti ha aiutato a superarla? Esatto. Magari Allora, diciamo che Leggere le pagine di... le 8 norme CEN. Esatto. No, se diciamo, dicevo prima del 2009, che è stato un anno difficile per tutti questi eventi che si sono sommati insieme, quindi probabilmente quella è stata a livello complessivo per me uno dei momenti importanti in cui diciamo, raccogliere energie, raccogliere pensieri, mettere insieme le cose e guardando avanti superare le difficoltà. Poi diciamo che negli anni successivi il percorso è stato, se vuoi, per l'azienda molto, molto positivo e anche facilitato dal fatto che, essendo entrati nel gruppo Eurofin, ci si sono aperti gli orizzonti. Prima eravamo un'azienda indipendente, un'azienda che lavorava stand alone, e qua abbiamo avuto la possibilità di accedere a tanti mercati, e quindi sono stati anni di crescita e di sviluppo molto, molto interessanti. Probabilmente, diciamo, qualche anno dopo, lì un momento difficile è stato più complesso per me personalmente, perché a quel punto la dimensione, il perimetro di responsabilità cresceva, si aumentava, e a un certo punto, diciamo, la pressione era molto, molto significativa. E lì è stato uno dei momenti più difficili, è stata l'occasione anche per ripensare il mio modo di approcciare il lavoro e la vita in generale, diciamo, per fare un paio di click che secondo me mi hanno aiutato poi successivamente. Ad esempio, realizzare che diciamo, cerco di fare le cose al meglio, ma le cose, per farle al meglio e in modo che abbiano successo, non le puoi fare da solo, devi lavorare col tuo team, far lavorare al meglio le persone, coinvolgere le persone e fidarti delle persone. E anche a livello personale, come dire, tarare giustamente le priorità, gli aspetti legati alla vita personale, legati alla vita professionale. È stata l'occasione in cui un po' ho ripreso a fare sport, diciamo, più regolarmente, ovviamente sempre a livelli scadentissimi, ma come modo per mantenere un equilibrio nella vita, diciamo. È stata un po' un'occasione magari poco visibile da fuori, ma che mi ha portato a vedere le cose in un modo più maturo e più adulto, e anche affrontare poi le sfide professionali successive che sono arrivate. Diciamo, penso che a tanti di noi magari capita di avere questi momenti difficili, è importante, ognuno poi trova il modo per affrontarli al meglio, per trovare la via migliore per ciascuno. Okay. Infatti il metodo migliore per Giallo è chiamarmi. Oh, non funziona, non funziona. Ognuno ha il suo metodo. Sì, ognuno ha il suo metodo, per carità. È brevettato il suo. Una domanda che mi... Fatto una bella cosa. Prego. Una domanda che mi è venuta in mente adesso. Secondo te, personalmente, dai il meglio di te nei progetti a breve, medio termine o quelli a lungo termine? Secondo me bisogna combinare due cose. Questa è una delle cose più interessanti, diciamo, combinare una visione a lungo termine, capire dove siamo, dove vogliamo andare in base al contesto in cui siamo, e allo stesso tempo affrontare le sfide quotidiane, i problemi che ogni giorno ci sono e quelli che ci saranno il prossimo mese, il prossimo trimestre. Secondo me riuscire a combinare le due cose non è semplice, ma è la chiave, diciamo, sia mantenere una visione sia complessiva, generale, diciamo la big picture, sia poter andare nel dettaglio, hands-on, entrare nel merito quando è necessario. Diciamo che secondo me, per com'è la nostra organizzazione, per chi ha o punta ad avere ruoli di leadership, questa è una delle caratteristiche più importanti e decisive. Infatti volevo chiederti, Ale, vedendo tutte quante le situazioni, qual è la tua giornata tipo? Nel senso, qual è il tuo metodo organizzativo, per esempio, se c'è un problema? Nel senso che immagino, ok, definisco le priorità. Per esempio, una giornata arrivo qui, c'è questo problema, c'è tutto un insieme di problemi. Come organizzi la giornata?
Allora, diciamo la mia giornata inizia quando, diciamo non tutti i giorni, ma quando riesco vado a correre la mattina, così per partire attivo e non arrivare versione zombie. Poi diciamo quando sono in ufficio spesso meeting programmati, lì cerco di evitare quando possibile avere l'intera giornata di meeting back to back, perché quando succede poi arrivo la sera e mio cervello mi dice cosa stai facendo? Aiuto. Ma diciamo, quando sto parlando con qualcuno che lo incontro in una call, di essere di essere presente in quello che sto facendo. Diciamo, non sono molto bravo nel multitasking e evito di mettermici. Se stiamo parlando io e te, cerco di essere concentrato su quello che stiamo discutendo io e te. Okay. Poi ci sono emergenze più o meno critiche che spuntano e quelle vanno affrontate immediatamente. In generale una cosa che ho imparato è che quando c'è qualche problema, qualche cosa che va affrontato, meglio affrontarlo subito, lasciarlo decantare spesso non migliora, anzi normalmente peggiora le cose, e può essere difficile e faticoso, però meglio affrontare la questione. Se c'è una conversazione difficile da fare è meglio affrontarla nel modo corretto. Se c'è un problema con un cliente è meglio sentirlo immediatamente. E quindi cerco di organizzarmi in questo modo, di avere meeting programmati in quantità, bilanciate, e di avere una gestione organizzata delle mail per non perdermi niente, dare riscontri a tutte, allo stesso tempo governare il flusso di cose in ingresso, e questa è un po' la giornata. Ecco. Poi immagino magari il problema più grande, scusami, sai qual è stato? Ti ricordi la puntata di Vincenzo? Per la chiamata con i clienti che è venuto da te, ti ricordi? Me lo ricordo. Ale, ho bisogno. Lì è stata tosta. No. Salutiamo Vince. Ciao Vince. Prego. No, però dobbiamo cambiare adesso, basta parlare di lavoro, di bilanci. So che una delle sfide più grandi di bilanci non abbiamo ancora parlato. Se vuoi approfondiamo. Approfondiamo. Poi dimmi se tagliarla. Sono positivi, tranquilli, che al master sono positivi. No, nel senso, credo che sei una delle persone che riceve più mail dopo Mara. Esatto. Mariella è soprattutto. Ma qual è il tuo approccio alle mail? Perché immagino... Domanda seria, se vuoi. Sì. Io voglio imparare. Poi potete ritagliarla e metterla come pillola. Usata anche come skill, perché nel nuovo libro di Alessandro Radice, come gestire le mail. La tecnica che applico si chiama, non l'ho inventata io ovviamente, si chiama inbox zero, ossia la mia inbox è vuota, non c'è mai neanche un'email. Okay. Diciamo, quando ricevo le email a un certo punto, diciamo, le processo, le guardo, poi quelle che sono spam o altro le cancello. Se qualcosa richiede una risposta, un'azione che richiede poco, 1 minuto, 2 minuti, lo faccio immediatamente. Se richiede un'azione che devo fare, diciamo, con più calma o verificando altre cose, gli metto la bandierina di un certo colore, ho la mia classificazione dei colori, e la metto nella cartella, diciamo, con cui le ho classificate. Okay. E questo, diciamo, lo faccio alcune volte al giorno, diciamo, vedo cosa ho nell'inbox e lo sposto, in modo che non ci sia mai niente che poi, per come sono io, avere l'inbox piena di mail mi darebbe un senso di ansia e oppressione. Non potrei siamo in due, no, è vero. Poi invece quando, diciamo, sto lavorando alle cose, lascio perdere l'inbox, e se qualcosa arriva lo vedrò la volta successiva. Vado nella mia cartella ricerche che ho chiamato To Do, tanto con grande fantasia, organizzata per colori in base a cose a cui devo rispondere, cose da studiare, cose che devo solo verificare che vengano fatte a un certo punto, e lì, diciamo, andando in ordine di priorità, lavoro su quelle. Questo è un po' il metodo, diciamo. Ora abbiamo capito perché è sempre... No, perché ci chiedevamo, adesso ridendo e scherzando, riesci a essere molto molto precisa e puntuale nelle risposte pochissimi anche minuti dopo, o almeno quando ci è capitato poche ore dopo? Questo è perché non ho granché da fare. Cioè, in poche parole, o perché siamo importantissimi. Su 100 email 90 cancer. Adesso ha applicato la cosa che le mail...
relative al podcast hanno priorità. Giusto. Grande Ale. Grazie. Quando arrivano gli L'avevo episodi capito. in anteprima da vedere, diciamo, non importa cosa sto facendo, Esatto. ma guardiamo l'episodio. Chiude le call. Scusate, grazie di tutti. Grazie. Esatto. Devo andare. Stop. E devo dire, non sono l'unico a avere questo approccio, perché C'è per come sono io penso sia importante dare riscontro alle persone che mi scrivono, anche se a volte non rispondere è anche quella una risposta. E mi sento, diciamo, non voglio perdermi le cose, penso sia importante, diciamo, non perdermi i pezzi, diciamo, sarebbe critico se mi perdessi i pezzi. No, certo. E allo stesso tempo non voglio essere io nel mio ruolo, che alla fine, diciamo, porta un valore aggiunto non immediatamente produttivo, spero che qualche valore aggiunto lo porti, non voglio essere io a rallentare i processi, quindi, diciamo, se serve un'approvazione per una certa cosa cerco di darla il prima possibile, perché so che sto rallentando tutto il processo. Chiarissimo. Ottimo. Chiarissimo. È Sono arrivato, disponibile signori. anche per diciamo, training one to one a tariffe modiche. Ok, mi raccomando, ragazzi, email, corsi. per una guida al corso Iscrivetevi. di Alessandro Radici, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e avete in omaggio link in descrizione. avete in omaggio la Ale prima 10 per il esatto, 10% di sconto. la prima puntata gratis e poi niente. Ok, signori, è arrivato il momento tanto atteso da Gianluca Emma, non so se lo conoscete, La mia rubrica. la sua rubrica sigla. Che poi rubrica è una domanda, però Sì, chiamiamola esatto. rubrica, va bene. Vabbè. Il tuo sogno nel cassetto. Ta-tan. E abbiamo deciso tutti e tre che non accettiamo più che la persona non abbia un sogno nel cassetto. Perché metti in dubbio che Che ce l'abbia? Io fermo prima. A parte No, scherzi, il sogno nel mio cassetto. sogno al cassetto, diciamo, è legato alla montagna. C'è una montagna, una punta, si chiama Arbola, Punta d'Arbola in Ossola, che, diciamo, è un po' il mio sogno prima o poi di riuscire a salire lì sopra. Me la sono studiata, può essere escursionistica, può essere sci alpinistica, diciamo, è alla mia portata, ci devono essere le giuste condizioni di allenamento, meteo, stagione, e prima o poi confido che Bello. ci arriverò, diciamo. Si devono sì, allineare sì, tutti i esatto. pianeti. Qualcuno, Qualcuno, non dai, tutti, qualcuno. ma Stai qualcuno dubitando sì. No, delle non l'ho mai capacità detto. Non l'ho mai detto. tecnico-fisiche. Non l'hai Non l'ho mai detto. Faresti Però bene, poi se faresti ci- bene. Farebbe bene a dubitare. Tipo. Perché si apre la porta in automatico? No. Sto scherzando. Come nei Simpson. Esatto. Bene. Oltre a qual è lo sport che segui di più e quello che pratichi di più? A me piacciono tutti sport un po' faticosi, vado Ok. a correre, mi piace andare in bici, vado in montagna sia d'estate sia d'inverno, soprattutto, diciamo, a sciare, sci alpinismo, quindi sono gli sport che cerco di fare, diciamo, incastrando i tempi in base alla stagione dell'anno, così da essere fuori, essere all'aria aperta. Quindi quelli che faccio. Non seguo tantissimo, seguo un po' il tennis, quello, diciamo, lo seguo da sempre, seguo un po' lo sci, questi un po' il mio mondo. Non so che voi siete tutti grandi calciatori o aspiranti tali. Io sono e passato quello- dall'altra parte, adesso faccio l'arbitro, quindi Esatto. quello non è il mio mondo, non interrogarmi su... No. lui è... Però c'è un grande appassionato di tennis che, signori, Che è il è il dottor nostro Mattia Sironi. E Sironi. infatti dietro. potremmo organizzare qui in diretta una partita. Perché no? No, ovviamente non lo farò. Perché si è rosso, Mattia? Naturalmente hai seguito tutte le Olimpiadi. Un qualcosa, sì, che sono andato a vedere il pattinaggio, è stata una bella esperienza, diciamo. Mi spiaceva, nonostante i prezzi oltraggiosi, non andare a vedere nulla una volta nella vita, che ci sono le Olimpiadi nella nostra città. È stata una bella esperienza. Poi il pattinaggio artistico, pattinaggio di figura, secondo me si riesce ad apprezzare anche se non sei tecnico, come io non sono. Poi il pubblico da tutte le parti, spirito olimpico, quello è stato una bella esperienza, diciamo. Lo sport, Ale, vero? Tu sci, giusto? Sì, sì, sì. Mi ricordo una volta, era
eravamo a fare una riunione immensa, me lo ricordo. E lui da remoto. Esatto, Arrivo. aspettate un attimo. No, ma che no, e mi ricordo che avevi detto che eri andata a sciare anche in Argentina, vero? Può Sì, essere? sì, sì. Era una Figato. cosa che mi è... Ho fatto un paio di viaggi. Mi è rimasto impresso. Di viaggi sciistici, diciamo così, interessanti. Uno in Argentina, il primo che, diciamo, quell'inverno a novembre, dicembre mi ero rotto i legamenti giocando a basket e quindi mi ero operato il 7 dicembre di quell'anno e quindi avevo saltato tutta la stagione, così un po' rammaricato da questo. Con un mio amico ci siamo organizzati, a luglio siamo andati in Argentina a fare, diciamo, una settimana sulle Ande e poi una settimana a Buenos Aires, molto bello, e poi un'altra volta sempre sugli sci sono andato in Canada. Quello è stato l'altro bel viaggio che ho fatto a Whistler Mountain, fantastico, diciamo. Adesso ecco, forse l'altro sogno del cassetto, al secondo posto è completare il trittico con il Giappone. Questo sarebbe una Tra bella l'altro, non so se sei d'accordo, ma No. le divise del Canada alle Olimpiadi per me top. prime in assoluto Top. e le altre arrivano quinte, cioè secondo, terzo, quarto non c'è. No, Cioè, no, per me le veramente più belle di tutte. Così. Bellissime, manco visto. Gialle. Ciao, così. La Giamaica. Bene. Va bene, sappiamo che viaggi per lavoro, hai viaggiato per lavoro. Volevamo sapere qual è la sede, naturalmente dopo le nostre due italiane, che ti ha colpito più per organizzazione, building, se c'è qualcuna che hai detto che A bello. primo impatto proprio. Beh, diciamo che Lancaster è una cosa incredibile, diciamo, un laboratorio che quando è entrato nel gruppo già ci lavoravano un migliaio di persone, ora penso siano 3 volte tante. Poi Lancaster è una cittadina in Pennsylvania, nell'area degli Amish, non diciamo particolarmente grande, quindi lì invece abbiamo questo laboratorio gigante, ogni 2 anni costruiscono un nuovo building, è proprio di dimensioni inimmaginabili. Cioè, quello, visitarlo è sempre impressionante, interessante. Diciamo, questo è sicuramente il sito più impressionante da visitare. Bene, è arrivato il momento, signori, adesso da tanto che lo aspettiamo, dell'aneddoto. Alessandro, ci sarà un aneddoto ovviamente che si possa raccontare perché Aneddoti poi ce ne cerchiamo sono. l'approvazione, perché poi ci vuole l'approvazione. Ah no, sei sempre te. No, allora, secondo me tra gli aneddoti più divertenti sono legati a quando voi sapete che prima nella parte, diciamo che adesso è l'ala nord e l'ala ovest, c'era un'altra azienda e a un certo punto loro se ne sono andati e hanno detto vabbè, ci prendiamo noi cura di tutto, lo occupiamo man mano che ci serve e via via ci siamo allargati. E questa azienda, loro era un'azienda di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale, diciamo, facevano cose di questo tipo, progetti europei, e diciamo dopo un po', ma un bel po', come fai 9 mesi, un anno che se ne erano andati, a un certo punto ci chiamano e dite ma avete trovato un satellite nella... Bene, ottimo. Sì, ce l'ho qua dietro, me lo porto a casa. C'ho portachiavi. Che poi è vero che i satelliti non sono tutti grandi come le astronavi, però è un oggetto di una certa importanza. Si è lanciato dall'ufficio. Devo cambiare la scrivania. Esatto. L'ho usata come scrivania. Esatto, no, ci mette lì i libri, capito? Incredibile. Diciamo che non sono stati particolarmente ordinati nell'uscita, diciamo. Poi sapete che la sede è abbastanza intricata e labirintica, quindi c'è stata tutta una fase in cui noi ne usavamo una piccola parte e il resto era sostanzialmente vuoto, e quindi ogni tanto andavo a esplorare, vedere, e erano veramente esplorazioni La interessanti. camera dei segreti. Alieni. A un certo punto c'è un locale, non mi ricordo se l'ho scoperto direttamente io o qualcun altro poi mi ha coinvolto, lo apriamo, c'era un contenitore di materiale radioattivo, cioè immediatamente sbiancati, terrorizzati, incredibile. cioè, Salutare soprattutto. sì, no, infatti ho detto vabbè, Sicuro. è stato bello, passerò la vita in prigione.
Allora chiamiamo i nostri amici del satellite e diciamo c'è questa cosa, ma no, non preoccupatevi, adesso veniamo, ma comunque è tutto tranquillo. Poi dopo mezz'ora arrivano tutti bardati, quindi se prima eravamo terrorizzati ancora peggio. Poi guardano, per fortuna era solo il contenitore totalmente vuoto, pulito, assolutamente niente così, però diciamo che 10 anni di vita probabilmente poi li abbiamo persi. Sì. Che l'abbiamo persi. Va bene, Domande signori. Bruciapelo? È arrivato Rapid subito fire. l'altra rubrica. Sigla. Allora, Prego. tensione tipo anno 2009, quasi, anno 2009. Esatto. Domande veloci. Rapid fire. Poi Risposte tu veloci. Sì, risposte veloci. E E possiamo così dicendo. partire. Certo. Vai. Se avessi la possibilità di staccare per un mese dal lavoro, cosa faresti? Leggere le mail? No, sto scherzando. Ma lei le ho già lette tutte prima di uscire. No, vabbè, andrei in montagna sicuramente, diciamo una casetta in montagna, quello è il mio posto quando sto lì, sto nel chill, come si dice, vado a fare i giri, porto la bici, no, quello è quello che sono Di uno lusso. tranquillo, super easy. Sulla cima, telefono. Esatto. Fum. No, io non lo vivo con sofferenza, è giusto trovare il giusto equilibrio. Però Sì. io c'ho un aneddoto che adesso mi è venuto in mente. Vai. A proposito di mail, io mi ricordo era il 24 di dicembre dell'anno scorso. Mi ricordo e ho detto ok, tranquillo, di solito maggior parte della gente è in ferie o altro. Ho detto dai, oggi sono tranquillo, cosa mai mi può capitare? Ho detto 8:30, vado a bere il caffè, ok. 8:30, ok, boom, messaggio. Alessandro Radici, ciao, non mi funziona la posta. E poi il 31, non contento, ho detto dai, pomeriggio, tranquillo. Mara Piredda, non mi Non mi va viene la un cazzo. Adesso Ma c'è qualcuno che lo fa apposta. Sì, mi fai sentire in colpa. No, Alessandro, sono stato devi punito promettere mai. perché poi il 25 dicembre mi ha chiamato la guardia mentre ero a pranzo, c'è l'allarme antincendio, aiuto, No, cosa dobbiamo- veramente no. Poi per fortuna era un guasto, non un allarme, tutto Bel risolto regalo. con... Bel regalo, bellissimo. Bene, È arrivata un'altra rubrica. che secondo me è la più importante di Sì, tutte. ovvio. Aspetta, veramente mancano... No. Mancano 8 pagine. Insegniamo il Tutto a cinema. posto? Sì. No, è che Ok. insegniamo il cinema a Gabri. Con la sigla. Cadi malissimo. No, E lui va grazie. sempre bene. 2 su Cioè, 2. io non guardo film, quasi non guardo video, a parte giusto. l'Upcast su YouTube. Allora, facciamo così. Libro preferito. E se vuoi un film e un attore dei pochi film che hai visto preferiti. Però se vuoi il libro almeno. Libro preferito. Se dovessi dire un libro, forse sarebbe un racconto di Borges, si chiama Biblioteca di Babele, sono poche pagine ma che consiglio, e lui, non so se lo conoscete, è uno scrittore argentino molto diciamo molto visionario, e in questa descrive questa biblioteca immaginaria fatta da infinite stanze con infiniti libri che potenzialmente contengono tutte le possibili storie che possono scriversi dell'uomo, e le persone nascono lì, vivono lì, e quindi è un mix. Da un lato è opprimente, quasi terrorizzante, che tu parti e apri i libri, la maggior parte ci sono cose che non vogliono dire nulla. Dall'altro tu sai che sei in mezzo a tutto quello che la mente umana può partorire, e questo insomma è un modo per da un lato essere presente, rimanere umili e sapere che c'è tanto da imparare, la vita è lunga, è bello poterlo usare per imparare, e dall'altro che non bisogna esagerare nel pensare di poter sapere tutto. Non so se ti ho risposto, se vi ho convinti a leggerlo, siete andate a leggere, poi mi dopo lo andiamo a leggere. i pomodori. Sì. No, anzi. Quindi niente, film, serie, Alessandro, niente. I miei film sono tutti banali, old style e indici della mia età anagrafica. Ma noi Cioè, Matrix probabilmente è quello che mi è rimasto. Questo l'ho visto, bellissimo. Più il primo, con i coriandoli. Il primo però, Alessandro. Perché ce ne sono altri dopo di Matrix 3. Te l'ho detto che non sono sul pezzo. No, beh, però No. tra l'altro abbiamo trovato un film che
Chi conosce? Che finalmente lo conosce. conosco. Noi siamo... Sì, ma perché ci siamo scritti prima, ecco perché. di Matrix, di Matrix è l'unico che conosco, quello dei proiettili. Così. Cantante preferito? Che ho passato tante fasi musicali. Ultimamente ascolto un po' meno musica proprio perché mi metto a ascoltare quasi sempre il podcast. Quando ascolto musica e quando vado a correre, che diciamo magari ci sono le tenebre, 3 gradi, ascoltare il Financial Times sul mercato dell'oro non ti... Anche no. E allora mi ascolto le peggio cose, tamarrissime, techno, hardstyle, Veramente grandissimo. per avere un po' di Grande, carica. Ale. Quindi anche sulla musica, non in questa fase. Beh, Però mai mi aspettavo techno e hardstyle. Dovresti ascoltare il disco di Gabri la prima solo volta. per correre, avere un po' No, di carica. cioè- Devo dire che mi sono stupito quando Spotify nel suo rap del fine anno mi ha dato la mia età musicale 21 anni. E qua da tanto Doppio, applauso. Bene. Concerto? Concerto, quello che ricordo come top Massive Attack. Devo dire che non li conoscete. No, sentito io sì, no. sentito No, sì, io no, no. sentito sì. Sì, Diciamo sì, che cioè, tanto tempo fa, ma era un'esperienza, un viaggio. Dai, ci credo. Viaggio più bello che hai fatto, Alessandro? Allora, ho parlato prima dei 2 viaggi sugli sci, quelli sicuramente sono sul podio. Se più bello, devo dire, quello che più mi è rimasto, probabilmente il mio primo viaggio in India, che ho fatto con alcuni amici, e sicuramente abbiamo sottovalutato il viaggio. Diciamo che l'India è un altro mondo, poi quando uno ci va, cioè se non ci vai non puoi capire. E noi abbiamo deciso di andarci prendendolo un po' sotto gamba. ok. Allora, per dirvi, ai tempi, diciamo, sicuramente non lo conoscete, c'erano delle cose chiamate Lonely Planet, che sono delle guide stampate su carta, e quelle per ogni posto dicevano ok, accommodation, e c'era sopra i $10, tra 1 e $10, sotto $1, e noi facendo i bulli subito, diciamo, tutti sotto $1, così noi siamo i veri Non c'era viaggiatori. neanche il posto. Diciamo, è stato impegnativo dal punto di vista fisico, sanitario, dei contrasti che si vedono, e sono tornato un po' provato. Poi diciamo che qualche anno dopo, nella parte dell'MBA, c'era la possibilità di fare uno scambio con una business school che ho fatto con una business school indiana, e lì io mi sono un po' riappacificato con il mondo indiano. Okay. Quindi un viaggio che consiglio, magari investite questi $10 Esatto. sull'accommodation. Ok. Ma c'è un posto che magari sogni di andare, Alessandro? Dice livello di viaggio? Sì, a livello di viaggio. Il Giappone, provare la neve giapponese, sciare in Giappone, questo è il mio Ti obiettivo. consiglio la mia collega Cristina Podda, che lei, cioè, è sempre andata Super in Giappone, esperta. super esperta. Cristina, Grande. mi raccomando. C'è il codice in Sì, c'è il descrizione. codice Anche lì. Podda 10. Podda 10. Esatto. Hai un piatto preferito, Alessandro? Mi piace variare, io sono abbastanza carnivoro su questo, quindi se dovessi dirne uno, un ribeye alla griglia. Questo. Birra o vino? Birra. Birra. Qual è la birra più buona che hai assaggiato? Ma io sono uno da birrificio d'Alambrato. Grande. Applauso. Ultimamente la Rob de Matte è la mia preferita. Sì. Poi ho avuto una lunga fase Montestella, adesso però mi sono un po' evoluto. Hai provato mai la Ghisa? La Ghisa sì, non sono tanto da stout, però la Ghisa ci sta. Wow. E anche quando viaggiavo spesso in Irlanda, insomma, la Guinness irlandese ha il suo perché. Esatto. Anche se andate in Irlanda vi consiglio la Hop House, in realtà, che è non è una stout, ma è una birra irlandese molto valida. Forse adesso si trova anche Ci fuori sono stato, ma non l'ho dall'Irlanda. assaggiata. cavoli. Devi tornarci, per provarla. Per forza. La tua frase preferita che utilizzi anche nella vita quotidiana?
questa è difficilissima. Vai. Correggere quello che ho detto perché farò una citazione cinematografica. Ecco, lo sapevo. Lo aspettavo. Probabilmente sbagliandola. Vai. La frase è fake it until you make it. Secondo me arriva dal diavolo verso il diavolo veste Prada. E il tema è: se tu hai davanti qualcosa da fare e pensi che sia fuori dalla tua possibilità, ma pensi di potercelo fare, comportati come sei in grado benissimo di farlo, schiantati e prima o poi ce la farai. Fai finta di saperlo fare e alla fine vedrai che lo sai fare davvero. Vai, chiamalo tu. Applauso. Questa me la tatuo. Anche me la tatuo. Una qualità che ti riconoscono tutti? Sono... Tu. Sì, adesso metto la cosa 4 ore dopo. 4 ore dopo. Sì. No, penso che di essere una persona con cui si riesce a lavorare insieme, diciamo aperta al confronto, e con cui nella mia esperienza sono riuscito a collaborare con tutte le persone con cui mi è capitato di lavorare. Non mi vengono in mente eccezioni particolari. Perfetto, signori. È arrivata un'altra rubrica, signori. La adesso... rubrica preferita di Dani. Sigla. Rubrica anzianità. No, adesso non possiamo far finta di vedere. Poi ovviamente non si parla, come sappiamo, di rubriche politiche. Come pensi che cosa secondo te questa società non sta capendo o non si capisce per questo, diciamo, queste guerre che ci sono? Perché secondo te siamo subito pronti un po' meno alla diplomazia e un po' più all'azione, ecco? Cioè, cosa c'è in questo mondo che non sta andando? No, diciamo questa... Cioè, non so rispondere, no, certo, ovviamente. una ciò che quello che posso dirti è pensiero. Che, diciamo, a quello che a me dispiace, che mi rende, se vuoi, triste e deluso, è pensare quali opportunità la scienza, la tecnologia potrebbe darci, come ancora di più potrebbero impattare positivamente sulla vita delle persone, ed è veramente deludente quando vedi che tutte queste opportunità vengono invece dirottate su fini che non vanno in questa direzione. E cioè, io veramente penso che poi nel nostro settore siamo fortunati, lo vediamo direttamente, cioè veramente un'accelerazione sulla opportunità di impattare positivamente sulla vita delle persone, sulla trovare le modalità di far vivere le persone meglio, di risolvere i problemi, e mi verrebbe a dire razionalmente investiamo tutte le risorse su quello, e invece vanno altrove. Questo, diciamo, da un lato è, direi, deludente, triste come persona, all'altro viene a dire proviamo nel nostro pezzettino a dare il nostro contributo invece nella direzione che penso che sia quella giusta. Questo. Grazie. Perfetto, domanda, c'hai risposta? Perfetto. Hai una domanda? Questa è tosta, adesso ci arriva l'ansia, i bianchi. Qua è tosta. Hai una domanda per noi, Alessandro? Certo. Ok, ragazzi, io do le mie dimissioni. Ho giusto qua una scaletta. Okay, pensate di venire ancora al lavoro domani? Esatto. No, la prima domanda è di curiosità, nel senso, vedi, come dicevo prima, ascolto un sacco di podcast, mi piace molto come media in questi ultimi anni. Voi che podcast ascoltate? Voi che siete ormai, che colleghi ascoltate? Allora, uno che, vabbè, perché sono un pochino anche appassionato di queste cose, è Chapeau, che è lo conosco. Che è diciamo, intervistano imprenditori, amministratori delegati, comunque personaggi di spicco. Quale episodio ti ha colpito ultimamente? Allora, di Chapeau è quello dell'amministratore, anzi fondatore della marca La Martina, che Argentina ha avuto una storia particolare. No, è bello, anche a me piace, ben raccontato, comunque serio, entra nel merito, però rimane leggero. Esatto, e leggero, ti fa capire anche quali sono le diverse difficoltà, perché magari qualcuno vede il mondo in questo, cioè vede un marchio, un'azienda adesso che è nel massimo, ma non sa magari cosa c'è stato dietro. La storia che c'era dietro, tutto il lavoro, i fallimenti, i tentativi. Sono molte persone che sono fallite più volte. E poi un altro che mi è piaciuto è il fondatore di AAA.
Andrò a cercarmelo quell'episodio. Non lo... che è un fisico che adesso è venduto all'azienda Novartis, è molto molto interessante. Bello. Devo vederlo anch'io. E prego, poi dottore. no, ce n'è un altro, poi scusi. basta. È Skeptical Health, che parlano è nuovo, abbastanza recente, parlano della sanità in generale in Italia, della medicina, e dalle scoperte anche quali sono i problemi. Intervistano proprio i professionisti in prima persona, quindi anche infermieri, OS, cioè Vabbè, questa te la sei studiata adesso, No, dai, no, la no. verità. Sto scherzando. Ho appena guardato come si chiama. No, Esatto. questi due sono... Ok, Bene. tocca a me. Vada, dottore. Allora, io con Serena, la mia compagna, ascoltiamo in macchina Pablo Trincia. Infatti adesso andiamo anche a teatro. E poi ce n'era uno che ho detto a tutti i miei colleghi in ufficio, ma non mi viene il nome, sì. che parla della nascita di tutti i brand. Brandy? Può essere... Storie di brand, ecco, storie di brand, bellissimo, nasce, è nata, vabbè adesso non si può dire, facciamo pubblicità, però tutti i brand, ed è bellissimo perché dici questa cosa qua che uso ogni giorno, com'è nata l'idea? Ora seguo più che altro, vabbè, perché io sono affascinato, Alessandro, vabbè, a parte dalle persone famose, più che altro sul lato della persona com'è, nel senso che tutti quanti siamo esseri umani, abbiamo vulnerabilità o altro. One More Time seguivo. Poi vabbè, da One More Time sono spostato a Tintoria, bellissimo, e poi anche il Basement, ma più sono affascinato, io non è che sento tanti podcast, guardo più che altro dei video per le storie magari di imprenditori o altro, perché mi piace proprio dall'inizio, cioè proprio, quindi è anche sul livello di persona che, come hai detto te, da lì magari posso imparare qualcosa in più per diciamo migliorarmi, ecco, tutto qua. E poi Tutto qua. l'Hubcast. E poi l'Hubcast, ovviamente, che raga, lo monto. l'Hubcast. Tutto qua, lo vedi tu. Possiamo Esatto, lo essere nei migliori 5 del mondo. Sì. non si sa mai. Un passo alla volta. Che non si sa mai, esatto. Chi vorresti come ospite, Alessandro? No, non mi posso. Dai, Allora, no, se devo dirvi, vai, diciamo, vai. poi gli ospiti che avete avuto, diciamo, ci sono alcuni di loro, sono persone con cui lavoro quotidianamente o comunque frequentemente, quindi conosco bene e li ho ritrovati, diciamo, tutti sono stati super spontanei. In altri casi è stata per me l'opportunità di conoscere magari colleghi con cui ho poca, nessuna possibilità di avere a che fare direttamente. Sicuramente se dovessi dire a me questa parte è quella che mi ha entusiasmato degli episodi che avete fatto con i colleghi con cui avevo avuto meno occasione di avere a che fare, quindi direi proseguite su questa strada. Perfetto. Buona, direi che Ci si è siamo. conclusa qua la puntata con Alessandro. Ti sei divertito? Non avevo mai parlato così tanto con qualcuno negli ultimi 10 anni. Ti è piaciuto? Molto. Apriremo la radio insieme a Vincenzo. Esatto. Mi fatti una domanda che volevo farti, ma quando c'è stato il passaggio da commerciale eri con Vincenzo alla macchinetta del caffè ad origliare così? Ok. Bene signori, la puntata volge al termine, ringraziamo Alessandro e tutti quanti. Grazie a voi. E mi Grazie a raccomando voi, ragazzi, iscrivetevi sia su YouTube e Spotify, seguite tutte quante le puntate. Ciao ragazzi, Ciao alla a tutti, prossima. ciao a tutti, grazie. La